Stasera parleremo di giochi psicologici. Cosa sono i giochi psicologici? Per me i giochi psicologici sono stati un punto di svolta nella mia vita, in particolare il comprendere i giochi che tutti i ruoli che tutti noi abbiamo all'interno di questi giochi. I giochi psicologici sono delle dinamiche che si ripetono allorché noi abbiamo a che fare con le persone. Questi giochi psicologici possono essere proprio mappati. Quindi il primo punto importante di un gioco psicologico è iniziare ad osservare quelle dinamiche che si ripetono spesso nella nostra vita e a breve comprenderemo alcune di queste dinamiche. Innanzitutto, per comprendere meglio i giochi psicologici dobbiamo comprendere, capire i 3 ruoli che tutti noi assumiamo quando entriamo in determinate dinamiche emotive. Questi 3 ruoli, secondo il triangolo drammatico di Kaplan, sono la vittima, il salvatore e il persecutore. Ognuno di noi in qualche situazione va sempre a rivestire uno di questi ruoli e attenzione, non solo li riveste, ma questi ruoli poi cambiano tra loro, nel senso che chi è vittima diventa persecutore o salvatore e viceversa. Cosa intendo per vittima? Cosa intendo per salvatore? Cosa intendo per persecutore? La vittima si assume nel momento in cui noi ci poniamo in modo conscio, ma soprattutto inconscio, in una posizione di meno rispetto ad una situazione o a un'altra persona. In questo caso io penso di non essere in grado e quindi vado a cercare qualcuno che mi salvi o mi aiuti. E quindi tipicamente si va alla ricerca di un salvatore, qualcuno che faccia le cose al posto nostro, perché noi fondamentalmente non siamo capaci, perché noi abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi, in senso negativo ovviamente, non in senso positivo. A volte però la vittima inconsciamente va anche alla ricerca di un persecutore, proprio perché si sente meno. Cosa intendo per persecutore? Qualcuno che a livello inconscio conferma la nostra posizione esistenziale. Per persecutore non dovete pensare a qualcuno con la frusta che va, diciamo così, a fustigarci. Può essere anche quello, assolutamente sì. Può essere una persona che ha un fare molto aggressivo. Prendiamo ad esempio un narcisista. Un narcisista è sicuramente una persona che si mette nel ruolo di persecutore, ma essere persecutore vuol dire anche quelli che fanno la maestrina dalla penna rossa, quindi quelle persone che da un lato si pongono come salvatore e dall'altro si pongono però come persecutore. Il salvatore è quello più difficile da individuare. Perché è più difficile da individuare? Perché nella nostra società la figura del salvatore è vista tendenzialmente in modo positivo. I salvatori sono quelle persone che tendono sempre a prendersi cura dell'altro, che tendono sempre a prodigarsi per l'altro, a sostituirsi all'altro. Però quando si è nel ruolo del salvatore, e questo è un qualcosa di negativo, quando io parto dal presupposto, anche qui che può essere conscio e inconscio, che io ho bisogno di aiutare quella persona perché quella persona non può farcela da sola. In quel momento il messaggio che io sto mandando a livello inconscio alla persona è comunque un messaggio di svalutazione. Io, che sono più, mi prendo cura di te che sei meno. Mi viene in mente, perché è un'immagine che mi ha sempre abbastanza scioccato, quelle nonne che portano i bambini alle scuole elementari e portano per loro lo zaino. Nella loro ottica loro stanno facendo qualcosa di buono per il bambino, quindi stanno salvando il bambino, ma è un atteggiamento che comunque trasmette un messaggio molto potente.
è che questo carico tu da solo non lo puoi portare. Ogni volta che noi viviamo un momento di tensione con una persona, ogni volta che noi viviamo una relazione o un rapporto con l'altro che percepiamo che è depotenziante, che percepiamo che sta togliendo la nostra energia o viceversa ci sta portando in uno stato alterato e quindi la nostra energia aumenta ma non in modo positivo, la prima domanda che dobbiamo porci è: che ruolo stiamo giocando? Ed essere molto onesti con noi stessi. Perché dico questo? Perché l'unica persona che possiamo cambiare e su cui possiamo agire siamo noi. Quindi finché cercheremo di modificare la relazione con l'altro pensando che debba essere lui a cambiare, andremo, diciamo così, poco lontani. Questo non vuol dire che l'altro non possa cambiare, questo non vuol dire che noi non possiamo chiedere all'altro di cambiare il proprio atteggiamento nel momento in cui quel suo atteggiamento è un qualcosa che a noi causa un distress, che causa tensione. Ma non partiamo dal presupposto che una relazione si modifica nel momento che sia l'altro a cambiare. Perché? Perché stiamo andando a delegare all'altro questa capacità che in realtà è soltanto nostra. Quindi, prima domanda da porsi è: che gioco sto giocando? E sempre giochiamo uno di questi tre ruoli. Quindi per me il triangolo drammatico è stato boom, una scoperta pazzesca, perché io tendo molto a giocare il ruolo della salvatrice. Tendenzialmente tutte le persone che si occupano di attività legate alla relazione d'aiuto, comunque di attività legate al benessere del prossimo, hanno questa propensione, no? Al voler aiutare tutti e comunque, a viverlo come una missione. Bello, ma bisogna capire, uno, se l'altra persona vuole essere aiutata, due, che gioco sta giocando l'altra persona. Perché se l'altra persona vuole rimanere nel ruolo della vittima, perché è quella che il suo copione di vita gli ha permesso di strutturare per ricevere riconoscimenti dagli altri, bene, state pur certo che nel momento in cui voi fate un passo indietro, da vittima si trasformi in persecutore. Nel momento che voi fate un passo indietro e la spingete ad essere lei a cambiare, quindi uscire da quel ruolo, quindi non siete più nel ruolo del salvatore, ma siete nel ruolo della persona che stimola il cambiamento nell'altro, se nell'altra persona, ovviamente tutte queste dinamiche avvengono a livello inconscio, non c'è una volontà reale, si trasforma. E penso che sia capitato a tutti di farsi in quattro per qualcuno nel momento in cui si è detto ok, va bene, adesso però basta, l'altra persona si è trasformata e quindi poi qual è stata la risposta? Si capisce, con tutto quello che ho fatto adesso me le dice dietro. E questo è proprio il gioco delle parti, ok? Oppure può succedere il contrario, io sono nel ruolo del salvatore, quindi mi prodigo continuamente per l'altra persona, quella persona continua a rimanere in quello stato e a un certo punto io da salvatore, cercando di scuoterlo, mi trasformo in persecutore. O viceversa, l'altra persona si trasforma in persecutrice e io mi trasformo in vittima. Verne, che è l'ideatore dei giochi psicologici, che è il padre dell'analisi transazionale, ha proprio mappato una serie di giochi che sono riconoscibili. Uno dei giochi che a me piace di più, perché lo osservo molto spesso negli altri, ma anche in me, quando mi relaziono con gli altri, è il gioco del SIMA. Il SIMA ha due ruoli, salvatore e vittima. Il SIMA si manifesta quando qualcuno si lamenta di una situazione che a lui non va e noi ci prodighiamo per trovargli una soluzione.
nel momento che però noi gli diamo la soluzione, l'altra persona risponde sì, ma... E questo è pazzesco, perché iniziate ad osservare il gioco del sì, ma. Quindi dite, ad esempio, faccio proprio un esempio concreto, ieri che è successo con mio marito, dovevamo partire dalla montagna e lui mi dice, sì, ma, cioè, dammi una mano. E dico, sì, va bene, dimmi concretamente che cosa devo fare, perché stavo leggendo, mi stavo facendo un po' i fatti miei. Gli dico, ok, sistemo le cose della cucina, sì, ma comunque poi manca anche quell'altra cosa. E io, sì, ok, faccio anche quell'altra cosa, sì, ma quindi c'è questo dover spostare sempre l'attenzione non sulla soluzione ma sul problema. Adesso io ho fatto l'esempio coniugale perché è quello che rende meglio, no? Dove il gioco del sì ma è molto frequente. Però succede, osservatelo quando state, magari vi relazionate con un collega, con un amico, quando state cercando di dare una soluzione e dall'altra parte la persona non entra in quella frequenza. Entra proprio nel sì ma. Questo è proprio un gioco psicologico. Come fare uscire dal sì ma? Noi che tendiamo a essere proattivi dobbiamo uscire dal ruolo del salvatore e dire ok, va bene, parlare da adulto a adulto, questa è la soluzione che ti propongo, qual è la soluzione che tu mi proponi? Solitamente se dall'altra parte riesci a innescare il rapporto adulto-adulto si riesce a crescere insieme, se no a volte succede un conflitto vero, la vittima che non vuole mai trovare la soluzione diventa carnefice nel momento che tu la vai a responsabilizzare. Qual è il gioco, o meglio, qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere per uscire da questi giochi? Nel libro Ciao e poi di Berne, appunto, sono elencati tutti questi giochi, sono centinaia, ma anche se fate una ricerca su internet e mettete giochi psicologici Berne, ve ne escono proprio, e sono proprio, raccontano proprio i vari episodi e tu li leggi e dici, oh caspita, ma io veramente mi ritrovo in questa situazione. Quello che noi dobbiamo fare, immaginatevi il triangolo drammatico, ok? Proprio un triangolo fatto in questo modo, quindi in fondo c'è la vittima, salvatore e persecutore. Per essere in una situazione bilanciata, in una situazione di centratura, quindi per avere i nostri tre centri tra loro allineati, come amo dire, noi dobbiamo essere nel centro di questo triangolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo essere nel ruolo di vittima, ma dobbiamo sviluppare la capacità di chiedere nel momento che sentiamo che abbiamo un bisogno. E questo è fondamentale, la capacità di chiedere nel momento in cui si sente che si ha un bisogno. Perché? Perché se no si presuppone che l'altro debba obbligatoriamente vedere e comprendere il nostro stato d'animo. Non è così, perché quello che il nostro mondo interiore molto spesso dall'altro non è visto e non è compreso. Quindi proprio dichiarare quello che è il nostro bisogno. Quindi da vittima passiamo alla capacità di crescere. Da salvatore, il passaggio del salvatore è io mi prendo cura di te, ma aiuto a sviluppare la tua indipendenza, la tua autonomia. L'uscita dal salvatore è io non mi prendo cura di te, io ti aiuto a prenderti cura di te stesso, che è un punto di vista radicalmente diverso. Immaginatelo proprio l'atteggiamento di un genitore nei confronti del figlio. Quando è evolutivo? Quando il genitore spinge il ragazzo, la ragazza, il bambino a sviluppare la propria autonomia. Oggi si tende molto a sostituirsi al figlio, perché? Perché situazioni in cui i figli sono in una situazione di autonomia creano a volte delle tensioni. Pensiamo ad esempio quando sono degli adolescenti e vogliono andare in discoteca o vogliono uscire la sera e tornare a casa alle 2. È ovvio che per un genitore può essere più semplice gestirseli a casa, non deve stare con il patema fino alle 2 di notte. Ma questo cosa trasmette al figlio? Io penso al disastro psicologico che stanno facendo i registri elettronici.
Il registro elettronico non responsabilizza il ragazzo nel prendere un buon voto, ma anche un brutto voto, tornare a casa dal genitore, assumersi la responsabilità di dire il voto che ha preso. Guardate che è molto sottile, ma è devastante, perché ormai i ragazzi non dicono neanche più il voto, tanto i genitori lo possono vedere. E questo li porta a non prendersi una responsabilità, anche semplicemente nel scegliere di dire o non dire. E ci sono tante piccole cose, no? Quindi ponetevi sempre, quando state aiutando qualcuno, quando vi state prendendo cura di qualcuno, ponetevi questa domanda: sto aiutando a sviluppare la sua autonomia o mi sto sostituendo a lui o a lei? E se mi sto sostituendo, perché lo sto facendo? Perché inconsciamente, intimamente penso che non sia in grado? Perché questo inconsciamente dall'altro viene percepito e l'altro viene percepito. Allora io sono meno, non sono in grado di fare questo, l'altra persona è più, e si mantiene in questo livello di squilibrio. Sempre Verne parla di un concetto che per me è potentissimo, che è il concetto dell'okness. E cosa vuol dire? Vuol dire che tutti nel momento che nasciamo siamo ok, siamo tutti sullo stesso livello. Poi la vita, l'educazione, in particolar modo l'educazione della nostra infanzia, ci porta a posizionarci o in una situazione di meno, quindi di non okness, o in una finta posizione di più. Io intimamente penso di non essere ok, non riesco a gestire questa non okness e quindi mi pongo in modo arrogante nel mondo pensando di essere, ma di fondo c'è uno squilibrio. Quando invece incontrate di fronte a voi qualcuno che è ok e che vi percepisce ok, lo percepite, è proprio come quando si è sulla stessa frequenza, quando non c'è giudizio. E questo, il non giudizio, è legato alla okness. Io ti vedo e ti riconosco per quello che sei, anche se sei diverso da me. Che è bella parola, oggi si parla tanto, ma diciamocelo chiaramente, siamo lontani anni luce, no? Perché per raggiungere l'okness, e quindi questo concetto di non giudizio, giudichiamo quelli che giudicano, quindi si entra in questa dinamica veramente pazzesca. Ruolo del persecutore. Quando il ruolo del persecutore si va a spostare al centro, quindi quando c'è il salto evolutivo, quando io sono in grado di definire con autorevolezza i miei confini. E questo è un concetto importantissimo. Nelle scorsi incontri abbiamo visto l'importanza delle emozioni, di tutte le emozioni, del fatto che non ci sono emozioni positive o emozioni negative. Le emozioni servono per spingerci verso un'azione. E molto spesso la rabbia, che è tipica del persecutore, è proprio legato alla energia, all'input che noi abbiamo di voler mettere un confine, o è anche quell'energia che si manifesta nel momento in cui viviamo un'ingiustizia, quindi dobbiamo mettere un confine. Bene, per uscire dal ruolo del persecutore, quindi non entrare in questa dinamica aggressiva, dobbiamo avere la consapevolezza di riconoscere anticipatamente che dobbiamo porre dei limiti e poi porli senza farci problemi. Perché molto spesso noi pensiamo, non tutti, dipende ovviamente dal vissuto di ognuno, ma che mettere dei limiti è sintomo di egoismo, perché comunque culturalmente siamo un po' cresciuti in questa dinamica. Ok, prima gli altri e poi io. Non entriamo nel ruolo del salvatore, vero sì, ma bisogna essere nel centro. Prima gli altri, poi io, se questo non è legato a una mia svalutazione, perché se io devo dimostrare di essere solo nel momento in cui mi prendo cura degli altri, allora vuol dire che io sto trovando un qualcosa di esterno per dimostrare il mio sono. Va bene, dopo tutte queste parole di teoria, passiamo alla pratica. Quindi, come possono aiutarci le nostre My Energy Bars a comprendere quando siamo in una di queste dinamiche? Allora, primo elemento, l'ascolto attivo. Teniamoci un diarietto sempre in borsa o scriviamolo sull'app del cellulare. Tenere un diarietto anche piccolino è meglio, perché comunque nel momento che scriviamo proprio anche le nostre mappe neuronali si attivano in modo differente.
osserviamoci durante la giornata, ascoltiamo quando un qualcosa non ci fa stare bene, ci crea un fastidio, quando si manifesta un'emozione. Negli scorsi incontri abbiamo proprio visto tutte le emozioni, quando sento che mi arriva la tristezza, che mi arriva la rabbia, che mi arriva il disgusto, che mi arriva una voglia di non fare niente, quindi proprio di impotenza, di freezing anche. Bene, ottimo, nel momento che sentiamo questa emozione, qualsiasi sia, noi dovremmo dire grazie. Grazie corpo intelligente che mi stai mandando un messaggio. Il passaggio che però dobbiamo comprendere se quel messaggio e quell'emozione è coerente col qui ed ora. E questa è la parte determinante. Perché? Perché i giochi psicologici e le emozioni si innestano tra loro proprio in modo automatico. Ho sempre vissuto quella situazione, ho sempre vissuto il ruolo di vittima, mi hanno sempre messo nell'angolo e quindi qualsiasi messaggio mi arriva dall'esterno, il mio cervello lo codifica in quel modo. Perché? Perché è stato abituato a dargli quella lettura. Ma non è detto che quella lettura sia coerente con il qui e adesso. Nell'articolo che ho scritto sul blog rispetto ai giochi psicologici, che vi invito a leggere, parlo proprio di differenza tra bias cognitivo e credenza limitante. Nel bias cognitivo, il bias cognitivo è proprio una lettura della realtà in funzione delle lenti che io indosso, che sono legate al mio vissuto. La credenza limitante invece è legata proprio a un'ingiunzione, ad un comando che io mi sono data. È una differenza sottile ma molto importante. Quello che dobbiamo fare è semplicemente ascoltarci e non c'è nessuno all'esterno che ci potrà dire cose giuste e cose sbagliate. Ci possono essere delle persone che ci aiutano nel percorso, ma quello che dobbiamo comprendere in profondità è ogni volta che mi arriva un'emozione, regola numero 1, non bloccatela, non giudicatela, prendetela e scrivetela. Una volta che l'avete scritta nel vostro quadernetto, che l'avete appuntata nel vostro cellulare, avete a disposizione uno strumento potentissimo. Più vado avanti a utilizzare le My Energy Bars su di me e sugli altri, più comprendo il potere pazzesco di questo dispositivo, che sto veramente comprendendo lavorare proprio a livello biologico e a livello neuronale. Quindi per chi mi segue da tempo sa che io amo questa frase, non è magia fisica. In realtà non è fisica e magia, cioè sono entrambi i lati della stessa medaglia. Ma avete uno strumento, usatelo, perché l'unico motivo per cui non funziona, lo dico sempre, è se non si usano, ok? E soprattutto per chi è all'inizio del percorso, non fermarsi, perché più si utilizzano, più si smuove l'energia, più il nostro cervello dice: oh, cosa sta succedendo? Meglio fare un passo indietro. No, avere proprio la costanza, e se non si ha, lavorare su quella. Quindi partiamo proprio da un esempio concreto. Quindi oggi l'esercitazione che faremo è: vi chiedo di pensare ad una situazione in cui riuscite a riconoscervi in uno di questi personaggi, in cui siete entrati nel ruolo di vittima, lamentandovi sempre di una situazione, un po' facendo, qua al nord si dice piangina, facendo un po' io non ce la posso fare, questa cosa non va. Quindi proprio in un ruolo di vittima, proprio provate a ipotizzare, a pensare ad una situazione, oppure in un ruolo di salvatore, quindi che magari vi siete prodigati per qualcuno e poi quella persona a un certo punto vi ha mandato a quel paese, oppure siete voi che siete arrivati a un punto di saturazione per cui avete detto basta. Ok, partite da qualcosa di piccolo. Tendenzialmente con i nostri genitori noi giochiamo sempre uno di questi ruoli, ok? Però partiamo da cose, da relazioni diciamo più amicali, ok? Oppure magari siete entrati nel ruolo del persecutore,
A me viene in mente, ad esempio, settimana scorsa stavamo tornando dalla Francia e io ho avuto una reazione spropositata con la figlia di mio marito, veramente spropositata, quindi io lì tutta una frustrazione di tutto un vissuto e mi ha portato a entrare proprio nel ruolo del persecutore totale, ok? Ma proprio da urla, tanto che il figlio di mio marito, che è un personaggio, mi ha detto: ti è partito l'embolo, devi gestire le emozioni. E allora io ho detto: Tommy, c'hai ragione, sei un grande. Perché? Perché dobbiamo imparare, ragazzi, che cioè, noi siamo energie in movimento, impariamo anche a osservarci, ad essere meno severi con noi, perché a volte siamo troppo bacchettoni, no? Quando siamo nella gioia, siamo tutti contenti, positivi, va bene. Quando entriamo nella tristezza o nell'incazzatura, allora andiamo, ci fustighiamo, no? Perché vuol dire che le pratiche che stiamo facendo non le stiamo facendo abbastanza, allora vedi che non ho fatto abbastanza progressi. L'importante è vederlo, perché nel momento che noi vediamo un qualcosa possiamo trasformarlo. Nel momento che noi ci rendiamo conto che c'è un atteggiamento che si ripete, possiamo dire: ok, ti ho visto e inizio a lavorarci. Iniziare a lavorare non vuol dire trasformare nell'immediato. Può essere, perché il tempo non esiste, e può essere veramente che un qualcosa cambi dall'oggi al domani, ma anche no. A volte ci sono delle situazioni che ci hanno messo una vita a crearsi e noi pretendiamo che in un attimo queste situazioni scompaiano, ma noi siamo abituati, il nostro corpo è chimicamente abituato a quelle sensazioni e quindi ci porterà a creare, a ricreare situazioni che vanno a a rigenerare chimicamente il nostro corpo, ok? Bene, pensate a uno di questi ruoli, o vittima o salvatore o persecutore. Penso che ognuno di voi possa trovarne almeno uno. Faremo una prima centratura di ascolto e vi chiederò di pensare al ruolo che più risuona con voi. Tendenzialmente c'è un ruolo che più ci rappresenta, ok? In un determinato momento della vita. Può essere che in un momento della vita siamo più vittime, in un altro più salvatori, in un altro più persecutori. Una volta che avete individuato questo ruolo, faremo un protocollo di trasformazione alchemica sul ruolo. Quindi partiremo con una fase di ascolto. Nella fase di ascolto metteremo le mani intorno alle bars in questo modo. Vi faccio vedere per chi è nuovo. Questa è la posizione di rilassamento, quindi non toccheremo le bars, ma andremo a far sì che il campo elettromagnetico delle bars lavori in noi. Importante, non fatele toccare, tenetele sempre distanti 1-2 mm. Nel protocollo invece di trasformazione alchemica, le bars le terremo in questo modo. Ok, bene. Partiamo, quindi potete sedervi, lascio magari un attimo perché sul divano. Tendenzialmente questa posizione conviene farla sul tavolo in cui le bar sono appoggiate, in modo importante che siate in una posizione di rilassamento. Ok, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo, fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento affinché possiate attingere dall'energia della terra. La schiena dritta, spingete le spalle verso il basso, le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Fate un respiro profondo e immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia
e dal centro della galassia arriva un fascio di oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi sul primo, sul secondo e sul terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio corpo. Io mi autorizzo a entrare in contatto con le mie emozioni. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio mondo interiore. Ora ripetete ad alta voce: io sono vittima. Ed ascoltate quello che succede nel vostro corpo. Quali sono i vostri pensieri? Quali sono le vostre emozioni? Ascoltate se nel vostro corpo c'è qualcosa che si attiva, magari una parte che inizia a vibrare o che smettete di sentire, o dei punti di dolore che si attivano. E ora ripetete: io sono Salvatore. Anche qui entrate in ascolto, come vi fa sentire prendervi cura degli altri, essere riconosciuti dagli altri. Quali sono i pensieri, le emozioni? Come sta rispondendo il vostro corpo? Cosa percepite? Compiacimento, tristezza? Rabbia perché siete stanchi di prendervi sempre cura degli altri e nessuno si prende cura di voi. Ascoltate. Non c'è nulla di giusto e non c'è nulla di sbagliato. C'è il vostro mondo interiore
che va compreso semplicemente. E ora provate a dire: io sono persecutore. Cosa vi suscita questa cosa? Sdegno, un senso di giustizia, perché è giusto incazzarsi con chi non capisce, un senso di paura. Anche qua non c'è nulla di giusto e nulla di sbagliato, c'è il nostro sentire. Prendete ora in mano le bars, l'oro nella sinistra, l'argento nella destra. Potete, se volete, appoggiarle anche sulle vostre cosce. Iniziamo il protocollo di trasformazione di questi 3 ruoli. Se l'emozione diventa troppo forte, potete anche leggermente chiudere, aprire le mani sulle bars, proprio fare una leggera pressione, come se stringeste e lasciate, stringete e lasciate. Fatelo solo però quando l'emozione diventa eventualmente troppo forte. E partiamo dal ruolo di vittima, faremo 3 cicli, ognuno per ogni ruolo. Ponete l'attenzione all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, il centro dell'essere, e ripetete: libero, l'energia cristallizzata nell'essere vittima, e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Fate un respiro profondo e portate la vostra attenzione all'altezza del cuore e ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo all'essere vittima e lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. E rimanete in ascolto del vostro corpo, delle vostre emozioni, dei vostri pensieri. Ponete ora l'attenzione nel terzo centro, il centro del creare, all'altezza della vostra ghiandola pineale, e recitate: creo ordine e coerenza nell'essere vittima e mi autorizzo ad essere
sentire e creare. Io mi autorizzo a riconoscere i miei bisogni. Io mi autorizzo a manifestarli e a chiedere aiuto. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Fate un respiro profondo. E lasciate che l'energia fluisca nel vostro corpo. Se avete la necessità, potete muovere il collo, muovere le spalle, muovere i piedi. Iniziamo ora con il secondo ciclo, il secondo giro sul ruolo del salvatore. Ponete la vostra attenzione all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico e ripetete: libero l'energia cristallizzata nell'essere un salvatore e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Anche qui lasciate fluire. Se vi viene da sbadigliare, sbadigliate. Se il vostro respiro si fa più profondo, permetteteglielo. Se vi viene da lacrimare, lacrimate. Se il vostro corpo tende a muoversi, lasciatelo fare, è un modo per scaricare le tensioni. Spostate ora la vostra attenzione all'altezza del cuore e recitate: lascia andare ogni attaccamento emotivo all'essere salvatore e lascio fluire il mio sentire. Spostate ora la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale e ripetete: creo ordine e coerenza nell'essere un salvatore e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io mi autorizzo a prendermi cura dei miei bisogni. Io mi autorizzo a tendere la mano. Anche qua, se sentite la necessità,
Muovete pure il corpo, le spalle, il collo. Lasciate che l'energia che si sta liberando torni a circolare dentro di voi. E operiamo quindi l'ultimo ciclo rispetto al ruolo del persecutore. Libero l'energia cristallizzata nel mio essere persecutore e la riporto nel mio centro di potere alchemico. E ora, concentrandoci nel cuore, lascio andare ogni attaccamento emotivo all'essere un persecutore e lascio fluire il mio sentire. Imparate sempre durante ogni protocollo ad ascoltare il vostro corpo. Cosa vi sta comunicando? E spostiamo infine la nostra attenzione sulla ghiandola pineale e ripetiamo: creo ordine e coerenza nel mio essere persecutore e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a mettere i limiti dove servono. Io mi autorizzo a chiudere con amore le porte dove è necessario. Io mi autorizzo ad aprirle e ad accogliere il sole. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Fate ora un respiro profondo e quando volete, ognuno con i suoi tempi, potete muovere i polsi, il collo, potete appoggiare le maglie Energy Bars e aprire gli occhi. Bene. Ero partita con l'idea di farvi fare solo un ruolo, ma poi come sempre in corsa cambio, perché alla fine, anche se c'è un ruolo dominante, comunque noi li recitiamo tutti e tre. E in questo modo ci siamo sfidati a entrare in contatto con tutte e tre queste frequenze. Quello che vi consiglio di fare, in funzione di quella che avete sentito meno vostra, quella che più vi ha infastidito fare o quella che più vi ha smosso, di lavorarci ulteriormente con un protocollo dedicato. Bene, siamo arrivati al termine di questa serata, siamo andati un po' lunghi rispetto alla nostra canonica mezz'oretta, però si vede che doveva andare così stasera. Vi chiedo se ci sono domande.